Abbiamo iniziato con una risata che ci seppellirà. Ciao Monica, Ciao. siamo qui con Gladys. 5, 4, 3, 2, 1. Gladys si trova su una panchina mm, all'interno di un viale alberato in città e vedo che tipo sorride a dei bambini che giocano, sorride a un cane che passa, guarda degli uccellini. È come se si sentisse tutta assorbita da questa parte, diciamo così, di mondo, mentre sta sotto un albero, quindi c'è anche l'energia dell'albero. Ma invece si sentisse non in armonia con gli altri, che sono magari poi i più adulti. Ti dà l'autorizzazione. Sì, vorrebbe proprio creare un'armonia più ampia. Ok. Un po' di valori. Prima sessione di Gladys, anzi, prima domanda. Causa esoterica dell'essersi decisa solo adesso. Doveva mettere insieme dei pezzi, mi fa vedere. Era come se stesse creando una specie di puzzle, finché non era arrivata a un certo punto del puzzle, quando mancava il sole, io vedo. Aveva composto tutto quanto il paesaggio, Mhm. vedo un prato, dei papaveri, poi c'è tipo una specie di rustico, diciamo così. Mancava la parte del sole e allora quando è arrivata a quel punto di creazione del puzzle ha detto adesso sono pronta a piazzare il L'ultimo, sole. l'ultimo pezzo del puzzle l'ha messo grazie a un'azione, grazie a una sessione che ha visto. No, non l'ha ancora messo. Ah, non l'ha ancora messo, ok. Ma il pezzo del puzzle che l'ha spinta a fare la sessione cos'è? In realtà è come se lei avesse iniziato a fare questo puzzle già da quando era bambina. Mhm. Eh, Poi ci sono state anche delle battute d'arresto, però devo dire che bene o male aggiungeva sempre dei pezzi di questo puzzle. Non li toglieva mai, Ehm, no, 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 non li ha mai tolti, questo mai. sempre avanti, non mai Mm. indietro. Vabbè, vibrazione, 6 miliardi, consapevolezza, 130, PS, 43, vite, mm, 2091, cervello, 9,4, suscettibilità ipnotica, 35, 3-4D, 63. 3D. Mm. Ok, valori discreti. È una mia impressione o c'è qualcosa che la blocca fortemente? Nel senso, facciamo un po' di lampadine accese e lampadine spente. Se Gladys fosse nata in un'altra famiglia normale, a quanto starebbe adesso la sua vibrazione? 25. Se Gladys insegnasse in una scuola elementare di bambini, brutto dire normali, ma diciamo normali, a quanto starebbe la sua vibrazione? 65. Ok. Che non vuol dire che devi cambiare lavoro, ovviamente, ma No, che no. è una cosa che incide moltissimo. Ok, domanda insolita, vita precedente, oltre a questa di Gladys, che è ovviamente la più importante, che brilla, che ti vuole far vedere. Mm. Sì, sì, è una vita in cui lei mi fa vedere che è una mm,
tipo, come che si chiama? Aspetta, le figlie una figlia di una perpetua. La figlia della donna che accudisce il curato e il curato. Sì, e praticamente poi alla fine questa bambina, figlia della perpetua, in realtà è figlia Del, cu- del prete. Sì, del esatto. curato, sì, sì, sì. Sì. E viene mandata via. No, Mm, diciamo così che si trova un escamotage per cui si dà questa donna in matrimonio ad un altro, però quello che mi spicca è che mentre appunto questa donna fa le pulizie in chiesa, questa bambina è molto vivace, molto curiosa. Tra l'altro, come può essere Gladys, con questa mente molto accesa, molto viva, che vuole conoscere, vuole sapere, nota tante cose, no? Ed è come se scendendo giù nella cripta, dove ci sono le spoglie, così, di alcuni santi, riesce a trovare un accesso per scendere ulteriormente e scendendo giù trova effettivamente dei cunicoli. Sotto la chiesa. Mm. Dove siamo? Inizia con la B, siamo in Italia, inizia con la B, ma non capisco. Barcellona? Eh, può essere Bellaggio, Bellaggio. Ah, beh, lì poi. Mm. Lei come si chiama? Domenica. Perché? Nacque domenica? La- perché allora Mimma, lì la chiamano Mimma, il suo nome è Domenica, e perché la madre sa che è stata concepita di domenica. Dopo la messa. Sì. Nuovo valore che non credo introdurremo perché sono già troppi, ma in questo caso lo vorrei testare. Vivacità animica, cioè la voglia di arrivare a capire, di Gladys. 90, sicuramente su 190, La mia, 100, la tua. non ho dubbi. 100. E Zanicchio cosa diceva? 100. 100. Cioè, che scemi che siamo. Uno mi ha scritto un commento, adesso non me lo ricordo bene, comunque che siamo proprio dei scemi che mischiamo. Così. Beh, oggi ho pubblicato una sessione, me ne fotto, Eh, con un gatto tutto, che proprio se ne fotte sto sì. gatto, che si sta riempiendo di tutto quello che c'è per strada, ma lui se ne fotte, poi se lo leccherà via, non importa. Questa è Gladys, ok. Quindi con un bel me ne fotto ci guardiamo le sue entità eteriche. C'è del secondo universo un'anaconda che in taluni momenti proprio la stritola. È come se le riducesse le possibilità che lei ha, che sarebbero ancora maggiori rispetto a quelle che sta sviluppando. Però le crea come una specie di recinto, stritolandola. E poi c'è un coccodrillo bebè. Io lei la vedo molto incline proprio a, a un senso profondo di tenerezza, si risveglia, ok? Quando ha a che fare con o bambini o adulti che abbiano un forte bambino Mhm. interiore portato fuori, che lei avverte, un bambino ferito, Mhm. magari anche in un ragazzo così, ma quando lei sente il bambino ferito. Ehm, quindi questo baby coccodrillo e un gallo nero, tutto lucido, grande, molto fiero.
Mhm. Che devo dire, un po' anche rispetto al mondo maschile, no? Come sai, come si suol dire, no? Il Mhm. gallo nel pollaio, no? È come se lei non si sentisse una gallina fratante rispetto alle relazioni con l'uomo. La fa sentire così. Mhm. Mm. E 3 DL. Beh, in inglese, a parte il gallo, il galletto è la rappresentazione del virile, no? Della virilità, ma in inglese il gallo, cock, è anche il membro maschile, quindi detto in slang. Mentali, entità mentali. Allora, sono 3. Una è Grovigli. Direi di livello 5. Mi fa proprio vedere come se ci fosse una matassa che è proprio un po' difficile da districare ehm, e da vedere. Mm? Mi viene proprio come se fosse quasi uno scarabocchio fatto da un bambino, mm? A livello, diciamo, del terzo chakra, proprio dove lei continua a insistere sul discorso del potere personale, è lì. Ed è una serie di emozioni e di ricordi, di vissuti, un po' conflittuali, che generano proprio una specie di blocco rispetto al suo personale potere. Poi l'altra entità mentale, Pachamama. Mhm. Mi fa vedere proprio questa contraddizione della Chiesa. Adesso, vabbè, questo Bergoglio qua ha portato questa divinità pagana alla fine, no? Pachamama all'interno del Vaticano. Effettivamente è una grande contraddizione, no? Cioè come? Mhm. Cioè siamo all'interno della Chiesa cattolica, tu porti un culto pagano. Tra l'altro, considerando che questa è una divinità per cui venivano sacrificati dei neonati, no? Quindi Mhm. il massimo della contraddizione. Per cui tutto il suo risentimento anche nei confronti della Chiesa, che lei dice di aver avuto moltissimo in passato e che adesso si è guadagnata una progressiva, diciamo così, liberazione. Però è proprio come se fosse rimasto, non so spiegarti, cioè una sorta proprio di fastidio profondo che non si è calmato. Ok? Perché è come se ancora sentisse a tratti questo reflusso, anche perché comunque una grande portatrice di questo è sua madre. E ovviamente nel momento in cui lei ha a che fare con la madre, soprattutto in alcune situazioni, è come se lei venisse di nuovo attratta in tutte quelle che sono le svariate credenze della Chiesa. Livello? Direi anche qui 4 o 5. E poi caviale e champagne mi viene come ultima entità mentale, come proprio la ricchezza, non so spiegarti, un po' quasi utopica per lei, no? Quasi come una cosa, ehm, la vedo proprio in lontananza, come una cosa quasi, non so, ecco, quasi da film, no? Mi fa vedere così questa immagine di questa specie di buffet di persone che si incontrano molto abbienti, che pasteggiano a caviale champagne, eccetera, e lei è fuori, come attaccata a questi vetri a guardare. Mhm. Lei non può essere invitata in questo tipo di abbondanza. Mhm. Non può neanche lavorarci. No. Livello? Perché poi alla fine tu che non ti ritieni degna, ok, di questa roba, pur volendolo, perché sono comunque dei contrasti molto profondi, perché ciò che desidera l'ego, io voglio la ricchezza, non è detto che tu ti senti all'altezza della ricchezza, anche perché uno dei principali valori della Chiesa è la povertà, quindi se è quello che gli è stato inculcato è molto difficile, no? Arriva ad essere quel groviglio di cui parlavamo prima, lei che desidera da una parte la ricchezza, dall'altra però gli è sempre detto che è importante l'umiltà, la povertà e queste due cose cozzano. Io dico livello tra il 5 e il 6. Impianti. Cioè come un pugnale di ferro che attraversa la testa.
È proprio come se ci fosse una sorta di so spiegare. Cioè come se Gladys potrebbe essere veramente potente, però è come se dovesse sfilare questo pugnale per poter far fluire tutta questa energia. C'è proprio un qualcosa che tra l'altro è anche molto maschile, perché mi viene pugnale, per esempio, non mi viene spada, ok? Che è come se proprio le bloccasse tutto quanto. Ma messo dove? Sì, Verticale. parte da dietro la nuca, sì, ed è in senso orizzontale, piano. Ma esce dal collo? No, più in alto. Dalla bocca? Esce Il qua terzo più o occhio. meno, sì. Sì, Mm. terzo occhio direi, sì. Poi. Poi c'è una specie di bavaglino di ferro che è molto pesante, quindi è come crearle una specie di peso un po' sul petto. E poi c'è tipo, è particolare perché non è una cintura di castità, ma ha un po' la funzione di quella, solo che si presenta come una specie di maglia metallica, tipo, sai, armatura di un guerriero medievale, però in realtà potrebbe essere sollevata, perché non è bloccata. Mhm. Però di fatto è come se fungesse in un certo senso da protezione. Protezione, un po' respingere, un po' difendersi. Basta? Sì. Ok. Cinema. Monica. I quattro fratelli di Gladys. La Non so, mamma. c'è qualcuno che viene quasi con un sorriso, sai, quasi un po' malandato, imbarazzato, come anche un po' malconcio. Però non so, con voglia, arrivano tutti con convinzione. Ok. I genitori sono vivi, no? Sì. Sì. Papà e mamma. La madre vorrebbe fare un'Ave Maria prima di entrare. Non è permesso. È incongruente. Se lo fa non riesce più a entrare, le porte sono chiuse. Non c'è più la maniglia. E suda di fronte a questo, perché è come se fosse quasi un automatismo in lei, no? Mm. È proprio parte dei suoi geni, ecco, come se fosse proprio creata una fusione, no? Mhm. La vivacità animica, la voglia di scoprire la verità di questa donna, se la figlia è 90, di questa donna quant'è? No, 8. Bene, dentro o fuori? Signora, abbiamo da fare. Dentro o fuori? Che poi C'è lei è anche... un'ottima persona, non sto dicendo Sì, sì, questo. sì. C'è anche una Vic Popcorn a disposizione fuori dal cinema. Informazione, consapevolezza. Allora, vedo più predisposto il padre. Beh, padre dentro, lei fuori. La vedo in ginocchio fuori perché è molto indecisa, per cui è come se da un lato non volesse rinunciare a questa possibilità, dall'altro è tirata da tutto quell'insieme di altre credenze e sudditanza. Vic Popcorn sempre sotto il naso e intanto la lasciamo fare il suo percorso. Invito, c'è posta per te, arriva una lettera per il responsabile precedente. Quasi flirt. Mi viene la parola mistificatore. Mi fa vedere come se fosse tipo un giocoliere di carte e ti fa i giochi da prestigiatore e tu non ti rendi neanche conto, no, di come ha fatto a far scomparire, riapparire la carta. Mhm.
Se Ecco, viene, viene nudo e con un faro sopra. Quindi le carte se le vuole nascondere deve usare i suoi pertugi. infatti vorrebbe tenere almeno l'asso di picche, perché credo che sia un gioco che lui ha fatto non solo con Gladys, questa specie di Magheggi. sì, questa seduzione, poi dopo lasci, poi fai credere, poi non è così, poi contraddici un po', poi oh, mm? Mamma mia. Ehm, ti dico di no. Non viene. No. No. Viene qualcun altro? È un ragazzo, I suoi? penso sia più no, Mm. sì, i suoi seguiti Mhm. sì, però è anche un ragazzo tipo come fosse anche lui un educatore, molto volenteroso, piuttosto giovane mi sembra. Bene, un po' di cause esoteriche, Monica. Dolore, rene sinistro, 2019. Sente come spinto dentro qualcosa. È come se fosse stata una sorta di resa dei conti con la madre, nel senso che di lì a poco si sarebbe poi scatenata tutta una serie di situazioni a livello proprio mondiale, no? Con questa psicopandemia, però da un punto di vista suo personale era lei che si fronteggiava con la madre, con tutti quei sensi di dovere, di obbligo, di uniformarsi a obbedire alle istituzioni, eccetera, imposte dalla madre. Ed era come se lei l'avesse anticipato di poco. Il rene sinistro? Sì. Eh. Sogno ricorrente, finito da un pezzo, causa esoterica. Allora, si trova sottoterra, ci sono dei cunicoli, è in affanno, non riesce a camminare, non riesce a scappare, non riesce a muoversi neanche a carponi, strisciando, tutto è rallentato, gran senso di angoscia. Causa esoterica del sogno, ricorrente. Sì, è ricorrente proprio perché lei ha visto a sprazzi la vita precedente che abbiamo ricordato prima, di quando lei era la figlia della Perpetua e del curato. E quindi era andata sotto e aveva scoperto questi cunicoli. È assolutamente dei flash di quella vita lì. Però poi appunto la sua anima è come se poi l'avesse, tra virgolette, soccorsa, liberata, come ha detto lei, facendole fare questo sogno in cui di fatto le fa vedere l'anima come collegata proprio alla sorgente. Infatti è un'altalena che ha questi fili lunghissimi che hanno origine proprio dalla sorgente e lei sotto vede tutto verde, ok? E poi si immerge in questo verde e si sente liberata. Ha fatto proprio un sogno, diciamo così, catartico, dove lei si immergeva nell'amore, il verde dell'amore. Ed era l'unico modo per potersi liberare da questo, da questa angoscia. Ma erano anche delle abduction queste? No, No. no. Ok. E c'erano delle abduction prima? Ci sono? Allora, io lei la vedo proprio anche come bambina bella grintosa. Quindi qualcuna lei ne ha subita da bambina, però lei è sempre stata una che ha voluto dire no a diverse cose, incluse le abduction. Quell'episodio in cui ha bucato il materassino, giusto? Di una persona. Mm. Come lo spieghi? Allora, come ti dicevo, secondo me lei ha proprio, nel momento in cui risolve una serie di suoi conflitti interiori personali, lei è anche molto dotata proprio da un punto di vista di visione, diciamo così, delle vite precedenti e della vibrazione di base della persona. Mm?
La cosa appunto a cui io l'ho vista anche collegata è come se lei avesse assistito a dunque diverse violenze su dei minori. Ora lei come lavoro fa un lavoro con dei ragazzi che di fatto hanno avuto anche a volte questi tipi di problemi, ok? Quando lei ha avuto questo istinto quasi anche di ripugnanza, di rifiuto verso quest'uomo, è come se avesse agganciato quella vita in cui quest'uomo un po' brutta. Era tipo, oddio, non mi ricordo come si chiama, quello lì che Ducre, che di fatto procurava dei bambini ai potenti. Nel Belgio forse, non ricordo. Quindi non ho capito, scusami, perdonami. Lei è in grado di connettersi alle sue vite precedenti e a volte anche alle vite precedenti che sono connesse in qualche modo con la persona che si trova davanti. Questo amico di famiglia, chiamiamolo così, che lei definisce comunque un'ottima persona, uno tranquillo, eccetera, lei ha individuato questa vita precedente in cui lui era una specie di adescatore di bambini per altri, non per sé. Ok, e le ombre? Gli uomini lunghi? Quindi lei, scusami, finisco questa cosa, lei ha bucato, diciamo così, il materassino come, non so come spiegarti, dire no, ok? No, io no, ma riagganciandosi a quell'altra vita di quell'uomo. Le ombre sono proprio tipiche. Io penso che quasi tutti i bambini vedono, a volte non si ricordano, no? Vedono questi definiti uomini ombra, di solito fino a 12 anni, 13 anni, poi basta. Proprio nella fase in cui i bambini sono più plasmabili, più condizionabili, no? Sono proprio neri in opposizione con l'innocenza, e oltretutto non sono definiti, non hanno dei chiari connotati, proprio per lasciare questa specie di ambiguità. Mistero. Ok? Sì. L'uomo nero, l'uomo ombra. Certo, l'uomo nero nella nostra folklore popolare, però di fatto esiste davvero ed è un modo per parassitare i bambini. Chi sono questi uomini neri? Mi fa vedere che è come se fossero la proiezione delle unghie di Moloch. Quindi se volessimo mettere nelle entità eteriche di Gladys tutte le entità eteriche che ha avuto nella sua vita, comprese quelle che non ci sono più, ci sarebbe anche l'uomo nero. Sì. Che nel caso di Gladys si chiama? Bidi Bobby di Boo. Fai la magia che vuoi tu, bidi di body di boo. Ok, cosa vuol dire bidi di body di boo? Sai che no, che abracadabra ha un significato. Allora, mi si presenta una tipo fatta grassottella che con la bacchetta canticchia così, no? Bibidi bobidi bu. Però in realtà dietro questa fatta grassottella, che potrebbe anche sembrare buffa così, eh, non so, è come se ci fosse un gufo nero. Moloch. Di nuovo. Esiste nella foresta degli Stati Uniti, non so più dove, dopo le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, vanno lì, c'è questa mega statua di un gufone, un uomo gufo, Moloch, e fanno sacrifici, rendono grazie. Esatto. Infatti. Esiste?
Sì che esiste, certo. Io non la vedo solo in eterico, cioè io la vedo fisica, sì. Fisica, ma è un posto Sì, sì. privato. Nessuno può andare a farsi un selfie lì. No, 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 quello no, no, assolutamente. Ci va proprio come una specie di scorta anche per raggiungerlo, eh. Va bene. Dove vanno le corde dell'altalena? Seguiamole. Salgono. Già lei in questa altalena era abbastanza in cima in modo da vedere tutta quanta la città, e quindi già era parecchio in alto, no? A centinaia di metri d'altezza, però le corde partono dalla sorgente. Mhm. Interessante il simbolo archetipico dell'altalena. Le corde sono due, l'oscillazione va avanti e indietro, il bianco e il nero, la dualità. Ma in questo caso le corde vanno verso l'alto. Sì, e poi il passato, il presente e il futuro. Mhm. Gli altri e noi. E poi lo sbilanciamento, da una parte e dall'altra, la difficoltà di stare fermi al centro, no? Con un'altalena. E d'altra parte si riesce a stare al centro solo nel momento in cui si è oscillato da una parte e dall'altra. Monica, 2022. Faro sui due fratelli in questione. Quello che scompare e quello che ha un tumore. Anno importante, l'annus horribilis di Gladys, ma anche l'annus più importantis di Gladys. Rischia di perderli entrambi, ma questo non succede. Lo scomparso viene ritrovato dopo 7 giorni, perfettamente in salute, e quello con un problema di salute guarisce. Allora, l'immagine che mi viene è che un collo con una sciarpa e i due lembi della sciarpa sono sovrapposti a croce. Quindi come se lei, Gladys, fosse il collo e i due lembi fossero uno un fratello, l'altro fratello e si appoggiano praticamente sul cuore di Gladys. Mm. È come se mi facesse vedere che c'è tipo una specie di legame indissolubile tra i due fratelli, ma è come se lei in un certo senso fosse l'elemento di forza, in generale anche della famiglia. Eh, mm, mm, è come se avesse sostenuto proprio energeticamente moltissimo questi due fratelli in questi momenti di difficoltà. Mm. Gladys, mi fai con le mani il numero della posizione dei fratelli? Cioè tu sei un 3, no? Sei la terza di 5. Uno è alza un po', il quarto e l'altro è il quinto. Ok, sono quelli giù, più piccoli di te. Ci sono delle vite passate insieme? Perché loro due? Allora, mi fa vedere sotto dei bombardamenti. Mi fa vedere che sono di nuovo tre fratelli, quindi di nuovo lei la più grande, però molto più grande, diciamo, degli altri due, almeno. Così da bambini sembra che lei abbia tipo 10 anni di più. E, è come se lei in quel momento fosse la madre di questi due bambini, ma fosse anche non solo la madre, non so come la sorte quasi, no? Come se dirige lei le sorti di loro tre, perché gli dice dove spostarsi, quando fare silenzio, ehm, quando poter uscire. Lo chiediamo se vuole rispondere all'anima di quello che si era perso. Perché ha scelto questa esperienza? Inizialmente tragica e alla fine risolta. A me fa vedere che dopo questa esperienza ehm,
C'è stato un cambiamento profondo. Era come se lui avesse veramente bisogno di uno scollegamento totale, ma davvero profondo, che continuando la sua vita quotidiana non sarebbe riuscita a realizzare. Doveva veramente arrivare, lui me lo dice in latino, al limen, al limite, in una sorta di limbo. È come se lui in questi giorni, specialmente mi fa vedere i giorni centrali, ha raggiunto proprio a livello psichico una sorta di limbo dove lui ha compreso cose importanti, profonde. Fa vedere proprio che è andato in un tunnel un po' buio, tipo come se fosse tutto quanto coperto da una fittissima vegetazione, si è addentrato all'interno, poi all'interno di sé. È tornato diverso, È tornato diverso. ha accelerato la sua consapevolezza. Quasi in un certo senso come quelli che vanno in coma. Mhm. Un'esperienza analoga, sì. Ha deciso lui durante l'esperienza di essere ritrovato a livello animico. Va bene, ho Allora, mi finito, fa adesso trovatemi. Sono qui. sì, c'è come un bivio, dove lui avrebbe potuto scegliere e non gli dispiaceva di finire così. E poi c'era l'altra strada in cui appunto era ritrovato. Ed è come se Gladys ehm, avesse posizionato una specie di torcia per illuminare quest'altra opzione del bivio. Quindi si è salvato perché? Perché ha scelto, attenzione, Lui ha scelto, perché la scelta è sempre fondamentale per salvarsi, non c'è salvezza senza scelta, ma devo dire che Gladys ha molto sostenuto questa alternativa. quindi diciamo, mentre era lì nel buco, è caduto in un buco, no? Facciamola semplice. Mentre era lì nel buco, la soluzione di questa situazione orribile dentro al gioco finto Matrix era dentro di sé. Come sempre. E lui ha scelto di salvarsi. E questo ha portato i cani o quello che è ad annusare lì e non di là, E prima certo, che finissero le forze, certo. il cibo e l'acqua non c'erano già più. Ha ignorato l'altra strada, che era quella di finire lì, Mhm. e è rimasto assorbito dalla strada che anche Gladys ha illuminato. Poi ovviamente è stata una sua scelta, perché per quanto Gladys avesse illuminato l'altra alternativa, lui poteva comunque scegliere l'alternativa di stare lì. Quindi ha intenzionalmente fatto collassare l'altra strada. L'altra strada è sono ritrovato. Se Gladys facesse vedere questa sessione o questo pezzo al fratello in questione, cosa succederebbe? Eh, come se avesse alcuni flash di alcune visioni, perché non le chiamerei che così, che ha avuto durante questa permanenza lì. Servirebbe un percorso di ipnosi esoterica infinitum a questo uomo? A Per tutti in me realtà. servirebbe a tutti, infatti. E, e lui anche deve vedere delle cose, credo, rispetto alla mascolinità, rispetto a cosa è essere uomo e anche lui rispetto alla questione chiesa, molto repressiva anche in questo senso. Che palo nel culo che è sta chiesa, cioè veramente ogni peso spinto c'è sta rottura di palle della chiesa che ti blocca, che ti impantana. Madonna santa, svegliatevi ragazze, scusate la volgarità, ma veramente sto freno a mano buttatelo perché nessun senso. L'altro fratello, vabbè, non analizziamo tutta la cosa. Si è salvato perché? Cosa ha deciso? Ecco, l'altro fratello è come se mi venisse come un bambino.
che vuole essere accudito. Scusami, Gladys, quello col tumore è il quinto o il quarto? Il quinto, quindi più piccolo. Che strano, il piccolo con un tumore. Perché? Allora, ti devo dire la verità, che quello che mi consente di vedere è questo. Lui che ha bisogno di questa fase di accudimento, però è come se poi quando io Ah, provo a guardare oltre mi mette una specie di barriera, una lamina di metallo. mm. Tu non lo sapevi, ma me l'ha appena scritto, è l'unico cinivaccato. È collegata la cosa? Um, allora, aspetta, allora, però mi dice anche familiare. Eh, È come se lui avesse preso un ramo familiare. E poi comunque sono tutte scelte, sono tutte collegate, Sì, tutta la ma stessa infatti. cosa. Va bene, va bene, va bene. Li salutiamo, cioè li lasciamo nel cinema. Abbiamo ancora un po' di cose da vedere. Vabbè, in parte sto responsabile del lavoro la succhiava, no? Le succhiava l'energia. Allora, le schiave di energia più che altro, sono di questa idea, no? La metteva di fronte a lei come donna. Mhm. Mm? Quindi come donna che di fatto si faceva un po' raggirare, ok? Quindi in realtà non è mai nessuno che ti risucchia l'energia, sei Mhm. tu che non la gestisci bene. Mhm. Poi se vogliamo dire che gli risucchiava l'energia, sì, però è anche vero che cosa è successo? Che nel momento in cui questo gioco a due è finito, è come se lei avesse lasciato in sospeso una certa questione, Quale? ok? Lei rispetto alla sua femminilità, rispetto alla possibilità di essere donna, di avere di essere dentro una coppia, di gestire una relazione. Ok? Quindi lei adesso è come se l'avesse messa in stand-by. Per cui Non mi- ovviamente si sente più carica, ma perché è come se avesse messo tra parentesi una cosa. Mhm. Posso dire, Gladys, che fai, no? Sì, posso dirlo? Ok. In un ambiente di lavoro ci si aspetta che il proprio capo ci tratti professionalmente, non come donna, quindi come psichiatra, ma non come donna femmina, ok? Disponibile, quindi provando a corteggiarla o a fare il pavone, insomma, ha fatto il pavone, ha fatto la ruota, no? Monica. Eh, Cioè, l'ha creato lei questa cosa, Sì, sì, capito? Cioè, ha perché? creato lei questo gallo nero bello, dove lei alla fine era Giusto. una delle varie galline, Mhm. per vedere questo. Cioè, che non esiste il gallo nero bello e lei è una delle galline che aspetta forse il suo turno, arriverà, non arriverà, poi quello si divorzia e cambia perché alla fine è più libero di prima, perché prima era meno libero, quindi aveva più bisogno di questo gioco. Cioè, capisci, la situazione era affinché lei vedesse se stessa come donna di fronte allo specchio e del fatto che lei non ha una grande confidenza con se stessa donna, tant'è vero che ha un impianto tipo maglia metallica nella zona dei genitali. Gladys e l'abbondanza. È come se lei si concedesse un pezzo di abbondanza, no? Mi fa vedere come se fosse una specie di marshmallow, ok? Di cui lei può mangiare solamente un pezzettino iniziale. Quella è l'abbondanza per lei. Poi tutto il resto del marshmallow, no, non lo può mangiare. Perché è come proprio una sorta di divieto
che le proviene proprio da un certo tipo di cultura, da un certo tipo di educazione, per cui di fatto bisogna gioire di quello che si ha, bisogna ringraziare per quello che si ha, farselo comunque bastare, e i valori sono altri. Gli ultimi saranno i primi, Sì, e può poi avere meglio. dai tutto a Dio, dai tutto a Gesù, hai capito? Devolvi completamente te stesso, no? E lei è tutta una vita che sta provando e per certi aspetti ci riesce anche a liberarsi, no, da questo gioco pesante in cui il potere da ogni punto di vista, potere psicologico e potere economico viene dato a qualcun altro. Lei sta cercando di liberarsi, però è come se ci fossero ancora dei residui in questo senso. Mm. Dove? Io questo groviglio lo vedo proprio qua all'altezza proprio sì, dell'addome, dell'ombelico, dello stomaco. È proprio questa matassa, questo groviglio. Come dice lei, non fluisce l'abbondanza, perché in realtà non fluisce l'energia del suo potere personale. Non sta fluendo, è vero. Confermo. Causa esoterica dei suoi problemi di ferro, soprattutto dopo il ciclo, mancanza di ferro. E qui sono legati proprio al rapporto un po' difficile col suo essere donna. Da che lei è entrata nel menarca, ha iniziato ad avere questa sensazione di sottrazione di energia, cioè lei diventa donna, quindi si sviluppa a tutti gli effetti e invece che fiorire è come se sentisse che sfiorisce, ok? Perché sente energie tolte. Però è anche vero che essendo lei una persona molto combattiva, essendo una che comunque un certo lavoro su di sé sicuramente l'ha fatto, mano a mano questa cosa sta andando a migliorare. È solo che è come se dovesse ulteriormente lavorare su se stessa rispetto alla sua femminilità, al suo essere donna. Accettarlo davvero, abbracciarlo completamente. Che lei va benissimo come donna. Portale aureo. 4 nonni, il paterno in primis. Non so se andavano a raccogliere i funghi insieme, perché mi fa vedere un cestino e lei con mano nella mano con il nonno, un cestino. Però non so se sono i funghi o qualcos'altro, qualche altro frutto. Castagne. Può essere anche, sì, sì, perché è comunque all'interno di un bosco. Mhm. Questo senso così di protezione, ecco, nulla di male mi può accadere, ecco. E anche di devozione, la giusta devozione, che è come se non sentisse quella devozione lì, che gli insegna la madre, no? Devozione per un certo tipo di figure religiose, eccetera, ma è la devozione d'amore di un nonno per la nipotina. Carina, E molto tenera. il nonno paterno è uscito dal portale, quindi è già dentro o no? Sì, secondo me è proprio già dentro il portale. Una persona molto buona, anche molto di cuore, semplice, sì. Che cosa dice a Gladys? Se- per chi, per chi vuole la pace in terra, sia pace dentro di sé. Crei la pace dentro di sé. È come se mi facesse proprio vedere questa forte desiderio di pace, di giustizia, di armonia, forte forte che ha Gladys dentro di sé. Ha proprio un'intolleranza nei confronti delle ingiustizie, no? Proprio come se volesse questa pace per tutti. Ed è un invito a lui a generare la sua pace personale per vederla poi fuori.
Cosa risponde Gladys al nonno? A volte faccio a cazzotti con me stessa. Eh, e grazie per il tuo amore infinito. Nonna paterna, nonno e nonna materni, li vedi? Allora aspetta, perché non riesco a capire quale indice. C'è qualcuno che come se mi mostrasse non so, non capisco se è il dito indice o il dito medio, da dove arriva. C'è qualcuno che è come se si fosse sentito fregato dalla vita. E Uomo aspetta, o una delle due donne? allora penso un uomo perché vedo una mano maschile, no? Che è come se si fosse sentito fottuto proprio. Nonno materno. Si è sentito fottuto? Ma è l'unico uomo, sono due uomini, due donne, due nonni, due nonne. Uno l'abbiamo già chiamato. No, 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 allora, il no, fratello della nonna esatto, materna, secondo me sì, esatto, è quello. che aveva una cosa amorosa, ma è stato rifiutato, mollato, che Sì, si è ucciso. sì, perché è proprio come se si fosse sentito fottuto dall'intera esistenza, cioè non è che l'ha preso come il rifiuto di una donna e non è neanche arrivata a dire io faccio schifo, una cosa del genere, no? L'ha visto proprio come, per La dirla nei goccia, termini di Gladys, l'ingiustizia della vita. la goccia che fa traboccare il vaso. Ma Mi ha fottuto proprio la vita, sì. questo è il suo percorso. Cosa vuole dire a Gladys che l'ha chiamato? Vedo che si può uscire. Sì, poi parte che mi fa vedere proprio lui avvolto in una ragnatela di un ragno, no? Quando era in vita. Ed era proprio come la preda di questo ragno, quindi era proprio senza via d'uscita. Si può uscire da queste ragnatele, ve lo garantisco. E mi fa vedere proprio come dopo la morte ci sia stato questo progressivo distacco di lui dalla ragnatela. Mhm. Ora può andare nel portale aureo. Ci va? Sì, ci va come fluttuando, galleggiando, come se stesse facendo, si stesse volando a pancia in su, diciamo, no? E ci va così. Ok. I tre nonni, un nonno e due nonne che non abbiamo tempo di interrogare, erano nel portale e sono quindi usciti da lì come il nonno paterno o no? Oh, non so perché non riesco a visualizzare loro, cioè come se forse mi lanciassero delle immagini, perché vedo come una damigiana di vino, non so a chi appartiene. Eh, Però sento molta tranquillità. Quindi io direi che erano già nel portale aureo, perché non sento turbamento, non sento vincoli. Benissimo. Tutti e cinque e li salutiamo. C'è qualche giovane anche, che lei non è che ha citato, no? Mhm. Qualche Qualche suo ragazzo, ex sì, paziente? secondo me sì. Mm. Quanti? 3. Giovani? Eh sì, sembrano dei ragazzi. Poi per carità, potrebbero sembrarmi dei ragazzi anche per via del fatto che non sono magari del tutto maturi, Mm. diciamo così, no? Mm. Non Suicidi? so se c'è stato, esatto, bravo, un suicidio, Mm. perché ho visto qualcuno che si buttava giù dal piano. Mm. Non so se c'è Sì, ma stato un Gladys sta facendo suicidio. un sacco di sì con la testa Mm. comunque. Questa è un'altra storia, probabilmente non è neanche la tua unica sessione, Gladys, cioè secondo me tutta la parte cuoricino che è bella da sviluppare. Lei lì, vabbè, salutiamo tutti, chiudiamo.
Lei ha accennato alla fiamma, non è adesso il momento di trattarlo, poi ha abbandonato un po' il discorso Sì. nella sua vita. Giusto, perché lei prima deve proprio Infatti, sì. fare un lavoro proprio sulla propria, il proprio rapporto con se stessa donna. C'è proprio un qualcosa che appartiene a questo groviglio, che è come se lei non avesse accettato il suo sviluppo proprio fisico, Mhm, ok, da donna, e tutto quello che comporta questo, no? Anche una relazione sentimentale, anche un corpo a corpo, ok? mhm, mhm, Tutto quello di quell'ambito è come se andasse armonizzato. mhm. Il numero di vite precedenti, 2091, diciamo 2000, di Gladys ha una prevalenza come incarnazione d'uomo o donna? C'è stato un 50-50 o... Ti dico, tre quarti, eh, tre quarti, tanto. Eh, Tre sì, quarti uomo, sì, adesso mi sto rendendo eh, conto. ho avuto questo sospetto. Va bene, cluster. Oh signore, Eh, degli slip, diversi slip, alcuni tipo sai gli slip mestruali. mhm. Ecco, penso che sia anche un rapporto particolare proprio con il ciclo mestruale, tutto quello che può significare il ciclo mestruale, no? Ehm, Tutta l'implicazione anche femminile. Femminile non solamente lei come donna, ma la donna nell'ambito di lavoro e tutto quanto. Perché davvero Gladys è connessa a più ambiti dell'esistenza. Una donna molto espansa. È come se quando mi fa vedere questi, mi fa vedere anche delle donne col chador, eh, questo insieme di cose. Li tiene? No, perché proprio bisogna un attimino davvero di pulire e alleggerire. Quindi, tutto quello che sarà l'uomo nero, i problemi avuti, le esperienze coi fratelli, tutto è qui, in questo terreno recintato che si chiama cluster, che ha una rappresentazione con mutandine e intimo femminile di tutti i tipi. Ci Mm, sono anche mutandine sexy? no. No. Li tiene, quindi dice a se stessa: non ho ancora capito tutto, non posso andare avanti", o va avanti nel gioco, che non significa il mondo e la vita priva di interferenze, perché è impossibile, mettetevelo in testa, ma nuove interferenze sempre più gestibili, sempre più deboli e sempre più ai nostri, così come deve essere, al nostro servizio per capire delle cose. Certo. Vuole andare avanti con il gioco in maniera differente, per cui sente che è necessario ripulire il cluster. Certo. Come lo fa? Insomma, glielo prende a pedate, vedo. Bene, Tanti bei calcioni. attivo un cronometro. Vediamo quanti secondi ci mette a pulire tutto. Via. Pulito. 3 secondi. 4, va. Cosa crea qui al suo posto? Allora, va in cucina, so, perché va in cucina, e tipo come dai fornelli, dalla fiamma dei fornelli, fa nascere il suo ad eternum. Da questo fuoco che è un po' blu, no? Fa nascere un ad eternum blu. Mm. Avatar. Avvio il cronometro. C'è un qualcosa in sovrappeso, c'è un avatar in sovrappeso. Obesità 1, 2 o 3? O grande Du- obeso? Due. Beh,
E no. Lo tiene? Non so se lei ha avuto questi, non ce ne ha parlato, se ha avuto qualche conflitto con il proprio corpo, il peso, perché per presentarsi un avatar così Sì, strano. sì, 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 sì. Ah, ecco, non ce l'aveva parlato. Forse in Quindi. passato? Diciamo di sì. E per qualcosa che comunque evidentemente l'ha segnata, perché se l'avatar è così. No, però non vuole sicuramente più farsi prendere da questo. Mhm. E anche questo lo sposta invece vigorosamente con le mani, come a dargli uno spintone. Ok, ci ha messo un minuto per l'avatar Mm, e non 4 secondi. Qui mm. cosa crea? È come se volesse prendere una scopa di saggina, è stranissimo perché spazza a terra, come spazzare via una serie anche un po' di complessi, di vecchie cose che non servono più, e proprio questa polvere del vecchiume, cioè già la trasforma in un ad eternum, fa proprio una trasmutazione della polvere in ad eternum. Ottimo. Monica, com'era il progetto di Gladys? Pace in terra, però lei non aveva pace dentro di sé. C'è ancora? Pace per me. Entità eteriche, mentali e impianti ci sono ancora? No, no, no. Bene, nuova vibrazione. 205. Consapevolezza. 167, 68. Anima? 50. Wow. Vite? 1792. Cervello. 10. Ascolta, la vita più importante. Dov'era la figlia della Perpetua? C'è ancora? Sì, sì, quella sì. Ok. Suscettibilità ipnotica. 60. Consigliabile una diretta o una diretta con il tuo supporto? Guarda, che lei potrebbe fare anche una diretta. 3-4D. 45. Bene, abbiamo scavallato. Vivacità animica era a 90. 95. Messaggio di Gladys a se stessa, l'unica a cui deve lasciare un messaggio, allo specchio, mentre si guarda dritta negli occhi, figura intera. Questo è il corpo che ho scelto. Lo onoro. Lo onoro dentro, lo onoro fuori. Mi sento scintillante. Un friccicorio, diciamo. Come la vedi? Frizzante. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.